Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Nel video di oggi impareremo a tradurre il verbo to fight in italiano. Il verbo to fight in alcuni casi è simile al verbo to argue. Nel video di oggi vedremo come tradurre to fight e to argue in italiano. I verbi che copriremo in questo video sono 5 e per ciascuno di questi faremo un esempio e vedremo quando si utilizza e in quale contesto. Iniziamo con la più comune traduzione del verbo to fight, che è combattere. Il verbo combattere si utilizza quando parliamo di un confronto fisico aggressivo. Questo confronto può essere tra persone, animali, gruppi. Molto spesso questo termine si incontra nei libri di storia, per esempio, perché è utilizzato particolarmente per parlare di battaglie o di guerre. Facciamo una frase con il verbo combattere. I guerrieri combattono per difendere la propria terra. I guerrieri combattono per difendere la propria terra. Utilizziamo combattere perché probabilmente i guerrieri si stanno confrontando in maniera fisica e in maniera aggressiva. Si tratta dunque di uno scontro fisico. Passiamo al secondo verbo. Il secondo verbo è il verbo lottare. Lottare è simile a combattere, però è un po' più generico, nel senso che combattere si riferisce prevalentemente all'aspetto fisico. Lottare può essere utilizzato per dire to fight in senso fisico, per parlare di uno scontro in senso fisico aggressivo. Ma non solo si utilizza per le battaglie fisiche, ma anche per quelle mentali, per esempio. E per mentali mi riferisco a delle sfide, a delle avversità o a delle difficoltà. Inoltre lottare, diversamente da combattere, implica che stiamo cercando di raggiungere un obiettivo. È ovvio che anche con combattere molto probabilmente si sta cercando di raggiungere un obiettivo, però con lottare questo obiettivo può essere appunto un obiettivo personale oppure può essere lottare in una competizione con l'obiettivo di vincere la competizione. Facciamo due frasi, una con una situazione di scontro fisico ed una con una situazione di sfida mentale. I pugili lottano sul ring. I pugili lottano sul ring. In questo caso stiamo utilizzando lottare un po' come combattere, perché si tratta di uno scontro fisico abbastanza aggressivo tra due persone. Se io invece dico sto lottando per raggiungere il mio sogno, sto lottando per raggiungere il mio sogno. In questo caso utilizzo lottare perché sto facendo uno sforzo per raggiungere il mio obiettivo. Passiamo al terzo verbo che viene utilizzato per dire to fight. Questo verbo ogni tanto in inglese si utilizza anche con to argue. Il verbo in questione è il verbo litigare. Litigare si utilizza quando avviene uno scontro verbale, quindi non fisico, tra due o più persone, perché si hanno opinioni divergenti, differenti. Litigare implica dunque una discussione particolarmente animata, magari alzando la voce, magari usando parole non particolarmente gentili. Molto raramente però si riferisce ad uno scontro fisico, proprio perché per lo scontro fisico abbiamo i due verbi che abbiamo appena visto. Giulia ha litigato con il suo fidanzato perché non l'ha aiutata con il trasloco. Giulia ha litigato con il suo fidanzato perché non l'ha aiutata con il trasloco. Probabilmente Giulia e il suo fidanzato hanno avuto uno scontro verbale, probabilmente perché Giulia si è lamentata del fatto che il fidanzato non l'abbia aiutata con il trasloco e probabilmente il fidanzato si sta lamentando per altre ragioni, perché magari ha i suoi motivi per cui non ha potuto aiutare con il trasloco. Per questo motivo stanno avendo uno scontro di tipo verbale. Il verbo successivo è il verbo bisticciare. Il verbo bisticciare è simile a litigare, nel senso che si tratta appunto di uno scontro verbale. Però contrariamente a litigare, bisticciare è molto più leggero. Indica una discussione, una lite breve, spesso per un motivo insignificante. I bambini hanno bisticciato perché entrambi volevano mangiare lo stesso gelato. I bambini hanno bisticciato perché entrambi volevano mangiare lo stesso gelato. Come vedete, i bambini hanno avuto una loro discussione verbale su un argomento comunque abbastanza insignificante o leggero. Entrambi volevano lo stesso gelato, però ce n'era solo uno e quindi hanno avuto una piccola discussione tra di loro. L'ultima traduzione del verbo to fight è il verbo discutere. Anche qui forse la traduzione più corretta
corretta è to argue in inglese. Discutere in realtà può essere utilizzato sia per quando vogliamo parlare di uno scambio di idee senza alcun tipo di scontro. Quindi io dico la mia idea, tu dici la tua idea, lui dice la sua idea e stiamo discutendo. Però viene utilizzato anche quando due o più persone stanno discutendo, però magari lo scambio di idee è un po' più animato rispetto ad una normale conversazione. Quindi discutere alcune volte, non sempre, però alcune volte può essere un po' più animato rispetto al semplice conversare. Se io dico per esempio mamma e papà stanno discutendo perché non hanno ancora fatto la spesa. Mamma e papà stanno discutendo perché non hanno ancora fatto la spesa. In questo caso mamma e papà stanno avendo una conversazione, però probabilmente è un pochino più animata, nel senso che magari uno dei due si sta lamentando perché la spesa non è ancora stata fatta, quindi si può utilizzare discutere per dire che c'è un inizio di litigio. Ad ogni modo, è giusto precisare che discutere si utilizza anche tranquillamente come to discuss. Per esempio, i colleghi discutono in merito al progetto. I colleghi discutono in merito al progetto. In questo caso, semplicemente si tratta di uno scambio di idee tra i colleghi. Abbiamo finito con le traduzioni dei verbi to fight o to argue in italiano. Se avete dubbi o domande, scriveteli nei commenti. Io spero che questo video sia stato utile e vi ringrazio per averlo visto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!